Quindi voglio risolvere questa disequazione fratta di secondo grado. Perché dico che è di secondo grado? Perché effettivamente se vado a considerare l'MCM, il minimo comune multiplo, trovo che ho un polinomio di secondo grado. E come sarà fatto? Beh, avrò 4 che moltiplica x più 1, che moltiplica la x, e già che cosa posso fare? Posso immaginare di portarmi a sinistra anche l'altro pezzo, cioè l'un quarto, dico meno e poi metto minore di 0. In questo modo qui prendo e porto tutto a sinistra. Lo faccio perché appunto conviene farlo, perché il mio obiettivo è lasciarmi da questa parte o maggiore o minore di 0. E quindi vado a sistemarmi per bene quello che ho a sinistra con questo minimo comune multiplo. Minimo comune multiplo che si fa come? Aggiungendo sopra quello che manca sotto. Ad esempio, guardo questo. Devo aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi di base sopra ho appunto x meno 1 e aggiungo quello che manca, ossia 4x più 3 che c'è di base, e aggiungo sopra quello che manca sotto, ossia 4, e manca anche x più 1. Infine ho meno, qui c'è già il 4, quindi aggiungo la parte restante che è x più 1x. Il tutto sempre minore di 0. A questo punto il mio problema è diventato questo e devo cercare di snellirlo. Come? Vado purtroppo a moltiplicare tutto, non ci sono altre chance. Quindi ho questo 4x che si va a distribuire qui e qui, avendo quindi 4x al quadrato meno 4x. Poi ho 3 per 4 che fa 12, quindi più 12x più 12, e infine ho meno la moltiplicazione di questo con questo e poi con questo, quindi meno x quadro meno x. Devo sempre conservare il denominatore, quindi 4x più 1x, e il tutto deve essere minore di 0 sempre. Quindi il mio problema inizia a ridursi. Cerco di semplificarlo ulteriormente. Quindi io adesso vado ad unire questo 4x quadro con questa meno x quadro, ottenendo dunque un totale di 3x al quadrato. Poi cerco di unire tutte quelle che sono le x. Quindi avrei praticamente 12. Poi devo togliere 4 e sto ad 8, devo togliere x e sto a 7, quindi più 7x. E lascio il più 12 perché non ci sono altri numeri con cui può interagire. Ricopio sempre linea di frazione 4, x più 1 e la x, il tutto sempre minore di 0. Quindi sono arrivato finalmente a un punto dove posso quasi iniziare. Cos'è che manca? Siccome effettivamente sotto ho una costante, quella costante nulla conta ai fini del segno della mia disequazione. Quindi posso anche pensare di andare a moltiplicare tutto per 4 per sbarazzarmi di quel denominatore. In questo modo mi rimane 3x quadro più 7x più 12, tutto fratto x che moltiplica x più 1, e il tutto minore di 0. Quindi finalmente sono arrivato a un qualcosa che mi è possibile studiare. Cerco di concentrarmi ora sul mio numeratore che è 3x al quadrato più 7x più 12. In realtà di questo posso accorgere immediatamente che se vado a fare b al quadrato, quindi a considerarne il delta, b al quadrato meno 4ac, ottengo 7 per 7, quindi 49, a cui devo togliere 4 volte 3 per 12. Beh, mi accorgo dunque che questo delta deve essere sicuramente negativo. Perché? Perché appunto 3 per 4 fa già 12, quindi 12 per 12 è sicuramente più grande di 7
al quadrato, quindi questo delta è sicuramente negativo. E allora come si va a tradurre la risposta a questa domanda? Quando il delta è negativo, che vuol dire a livello geometrico? A livello geometrico vuol dire che la mia parabola si trova sopra l'asse delle x. In altri termini vuol dire che questa parabola è tutta positiva, perché appunto non si va a trovare al di sotto dell'asse delle x, si trova appunto nel semipiano positivo, possiamo dire. Quindi vuol dire che effettivamente il segno di questa disequazione, cioè la disequazione equivalente a cui sono arrivato, è identico al segno di quest'altra disequazione, cioè a me basta studiare quando 1 fratto x che moltiplica x più 1 è minore di 0. Quindi sto dicendo che questa cosa qui è equivalente a questa cosa qui, che a sua volta era equivalente a quella di sopra e così via. Cioè, questi sono stati tutti passaggi di equivalenza in cui ho sempre snellito il mio problema. Guardiamo da dove siamo appunto partiti. Siamo partiti da qui. Quindi equivalenze, fino ad arrivare qui, fino ad arrivare allora dove? Beh, chiaramente abbiamo detto che il segno del numeratore non conta più, quindi conta solo il segno del denominatore. Ma a questo punto com'è che si va a concludere? Beh, guardo questo. La x naturalmente per quali valori si annulla? La x si annulla soltanto se io considero valori nulli, cioè se al posto della x sostituisco 0. Mentre questa parentesi quando è che si annulla? Si annulla appunto quando al posto della x ci metto meno 1. Allora qui ho concluso perché cosa mi dice? Beh, mi dice che gli zeri di questo polinomio di secondo grado sono appunto meno 1 e 0. Ma devo considerare questo segno, quindi questo qui in accordo con quello che ho trovato qui mi dice guarda che la tua soluzione deve essere x compresa tra il valore più piccolo meno 1 e il valore più grande 0, e quindi sono giunto alla risoluzione del mio esercizio, della mia disequazione di secondo grado. Attenzione, qui abbiamo semplificato solo il 4, non sarebbe cambiato nulla, avresti fatto più passaggi. Perché appunto l'ho detto prima, la costante positiva 4 non va ad influire nel segno della mia disuguaglianza. Se fosse stata negativa, sì, chiaramente, ma una costante, cioè mi spiego meglio con un esempio. Se io dico a maggiore di 0, non è la stessa cosa che dire 4 volte a maggiore di 0? Cioè tutto dipende da quanto è a. Perché se A è un oggetto negativo e io lo moltiplico per 4, rimane ancora negativo. Quindi effettivamente la mia costante non influisce sul segno della disuguaglianza. Quindi già da qui io avrei potuto dire ma questa qui non mi serve. La semplifico e infatti è quello che faccio al passaggio successivo. Quella lì non influisce sul segno della mia disuguaglianza. Perché? Perché è sempre positiva. Come neanche questa va ad influire sul segno della mia disuguaglianza. Infatti poi l'ho tolta. Perché appunto qui non si... cioè quello che si fa è capire quando è che una cosa è positiva oppure negativa. La domanda di questo esercizio era: quando è che tutta questa cosa qui che si trova a sinistra è più piccola di un quarto? Domanda che abbiamo fatto in maniera equivalente in questo modo. Cioè ci siamo chiesti a sto punto quando è che tutto è negativo. Tutto è negativo, facendo i vari passaggi algebrici, quando questo è negativo, ma ancora si poteva semplificare, perché essendo che tutta questa cosa qua è positiva e tutta questa cosa qua è positiva, allora io posso tranquillamente eliminarla dalla discussione, perché il loro segno, in quanto sempre positivo, non va ad influire sulla mia disequazione. Infatti poi siamo arrivati alla disequazione equivalente, che è questa. Ce l'abbiamo snellita un sacco. E di questi discorsi ne faremo tanti a patto di fare tanti esercizi, tanta esercitazione. Perché sta tutto qui poi. Più esercizi riusciamo a fare e più aumenta il bagaglio di conoscenza
e sapersi come muovere meglio all'interno degli esercizi. Però appunto, come abbiamo visto, siamo perfettamente arrivati alla soluzione del nostro esercizio. X compresa tra 0 e -1.